Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi vi parlo qui, siamo alle porte di Torino, Mercenasco per la precisione. Siamo in compagnia di Francesca Vernile che oggi ci presenterà questa splendida pianta che vedete qui che ho per le mani, che è la Dipladenia. Adesso andiamo a chiedere a lei qualche consiglio sulla sua coltivazione. Eccoci qui Francesca, siamo in compagnia della Dipladenia. Cosa puoi dirci di questa splendida pianta che in questo momento è già in fioritura, anzi vedo già che sta sfiorendo? Sì, la Dipladenia ha comunque una fioritura anche abbastanza prolungata, però diciamo che è una pianta non proprio facilissima perché viene da regioni tropicali, dall'America del Sud, Brasile, Bolivia, a seconda delle varie specie, poi insomma abbiamo gli ibridi. Ma è una pianta meno rustica della mandevilla. Un tempo infatti la Dipladenia faceva parte dello stesso genere, poi è stata differenziata. È una liana cespugliosa, quindi una pianta rampicante, non vuole assolutamente il pieno sole, anzi lo teme proprio, le foglie risultano bruciate e richiederebbe un ambiente umido, quindi un po' da foresta pluviale con una umidità atmosferica piuttosto elevata, e per questo motivo risulta magari più difficile coltivarla. Perciò un ambiente secco, per dire vicino al mare, non viene. Non riesce assolutamente. Però diciamo che insomma se Diciamo abbiamo... che al nord invece, dove c'è più Al nord umidità, sì, se abbiamo comunque delle zone umide dove si crea spesso ad esempio la nebbia, è perfetta. L'importante è appunto esporla a mezzo sole, 4-5 ore di sole, insomma almeno, preferibilmente il sole della mattina vanno bene. vedo comunque che è molto generosa a livello di fioritura. A livello di fioritura è molto generosa, è in fiore fino a settembre, quindi insomma però. abbiamo una fioritura Cioè, anche molto da maggio lunga. fino a settembre fiorisce. Sì, e non abbiamo solo questo colore, ma insomma abbiamo anche altri colori tra il rosa e il rosso. E che dire, appartiene alla famiglia delle Apocinacee, una famiglia tutto sommato poco nota, di cui non fanno parte tantissime piante. Ha anche delle belle foglie, un po' simili al ficus, così mi ricordano. Sì, Sono molto lucide. molto lucide, Guardate che belle. leggermente coriacee, nel senso non sono proprio molto tenere, quindi magari questo ci trae in inganno perché ci può far pensare che resistano meglio al pieno sole, no? Proprio perché hanno questa foglia un po' più robusta. In realtà vengono poi bruciate, quindi è meglio proprio non esporle al pieno sole. Quindi, allora, riepiloghiamo, non è una pianta, diciamo così, facilissima, però possiamo comunque, soprattutto se non siamo in zone troppo esposte al sole, coltivarla tranquillamente. Sì, ricordiamo però, ecco, abbiamo detto al nord va bene, ma Però è una no, pianta che tiene giustamente il freddo, quindi in questo caso bisogna ritirarla. possiamo ritirarla, oppure se la coltiviamo contro un muro esposto a sud e magari protetto, quindi gli creiamo una sorta di microclima, di isola di calore, possiamo riuscire magari a farla con svernare. del tessuto non tessuto. Magari con del tessuto non tessuto. Benissimo, allora Alessandro, Francesca Vernile, questa splendida Dipladenia bianca, vi salutano, vi invitano a mettere un bel pollice all'insù ed iscrivervi al nostro canale. Ciao e alla prossima!